Amici di Moto.it, ciao a tutti per la terza puntata di Youngtimer. Dopo la Honda RC30, una sportivissima superbike, e la BMW R1150 GS, adesso passiamo a una moto stradale nuda e cruda, la Triumph Speed Triple. Ma non parliamo né della prima faro tondo del 94 e nemmeno della primissima doppio faro, la mitica T509, ma di questa Speed Triple 955 del 2002, un po' bistrattata. Perché? Innanzitutto perché era una culona, considerata una moto dal sedere troppo grosso e con un colore blu introvabile. Ma quella era uguale, quella che è passata, Massimo. Andre, fermati, rifai da capo perché... Vabbè dai, rifacciamo, tanto è passata, non passerà più. Speed Triple 955, molto rara e non apprezzatissima perché aveva questo sedere molto grosso, e poi in particolare questa è una colorazione blu rarissima e direi che a Milano è praticamente introvabile, non ho mai vista una uguale. Quindi Youngtimer specialissimi in questa puntata, terza puntata della rubrica di Moto.it. Ragazzi, ho detto che è introvabile, adesso ce n'è un'altra. Vabbè, cosa ci fai qua con sta moto tu? Uguale. Ho detto che era introvabile e ne è arrivato uno con la moto uguale, tra l'altro in mezzo alla puntata. Cioè, a volte è anche bello rovinarli. Cosa ci fai, Guido Meda? Cosa faccio? Cosa fai tu con la mia moto? Cioè, con una copia, una volgare copia della mia moto. Questa volgare copia è la protagonista della puntata Youngtimer che facciamo oggi. Sai, le moto del passato, non d'epoca, però vecchie, che ci piacciono ancora. Moto belle, ricercatissime. Come ricercatissima? La mia moto di tutti i giorni, da sempre, è la moto ricercatissima. Sì. Merita un servizio televisivo? Sì, tu la usi tutti i giorni questa moto. Sempre. Dove stai andando adesso? Adesso sto andando a Onesto a prendere il caffè al bar. E ci sta, la mattina presto si va a prendere il caffè. E poi dal meccanico, che ho due robine da sistemare. Da chi vai? E vado io sempre solo da Eligio. Eligio è anche il mio meccanico ed è l'esperto delle Triumph a Milano, quindi sai che ti dico? Che accetti? Accetto l'offerta, andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Uno normale e uno deca io. Guido, ma tra tutte le Speed, perché è proprio la Corona che è considerata quella più brutta della... Ma tu perché è blu? Allora, io mi ero gasato sul blu della BMW M3. Macchina. La sognavo blu Estoril. E quando la Triumph è uscita con quei blu, c'era la Daytona anche monobraccio e bibraccio. Sì, che è arrivato dopo la bibraccio. Blu, ok. Era ancora vivo Carlo Talamo, che di questa moto era stato il papà della moto con gli occhi da matta. Io lo frequentavo tanto, andavo in via Nicolini, non per le Harley, meno, molto per le Triumph, e mi facevo delle grandi chiacchierate seduto sul marciapiede di via Nicolini con lui, tutti e due seduti sul marciapiede, buttati là, schifosamente snob nei confronti del mondo che c'era intorno, a parlare di moto. Lui era un po' così, snob, un po' sciallo, ma di grande carisma. Mi aveva convinto che questa era la moto. Peraltro la culona, come la chiami tu, aveva anche qualche cavallo in più di quella più bella che c'era prima, e quindi per me interessava il cavallo. Ragazzi, abbiamo detto moto da bar prima con Guido, ma la Speed Triple è anche molto altro. Adesso siamo su Moto.it, quindi entriamo nella tecnica. Gli elementi caratteristici della Speed Triple 955 prodotta dal 2001 fino al 2004 sono diversi e mischiano alla grande elementi classici con elementi molto sportivi. Sicuramente di classico c'è il doppio faro cromato che dà questa faccia pazza alla Speed fino dal primo modello T509 del 97, però poi c'è una tecnica modernissima per l'epoca che prevede il telaio preso pari pari da quello della Daytona, telaio con questo doppio tubo in alluminio e lo sportivissimo forcellone monobraccio sempre di questo materiale. La gommatura
è pronta per l'uso anche in pista, perché prevedeva già all'epoca un 120 anteriore e un larghissimo 180 al posteriore. E poi l'elemento, ovviamente l'elemento più importante della Speed Triple da sempre è questo motorone, il 3 cilindri di Hinkley, che in questa versione del 2001, la 955, arrivava alla bellezza di 120 cavalli a 9750 giri, con una coppia per l'epoca molto molto importante di 10 kg a soltanto 5750 giri. Certo, il peso non era così leggero, perché si parla di 190 kg a secco, che in ordine di marcia però salgono parecchio, con l'olio, tutti i liquidi e la benzina arriviamo quasi a 220 kg. Però questa moto di carattere ne ha tantissimo, un carattere che spingeva tantissimi possessori all'epoca ad usarla persino in pista. O sbaglio, Guido? Fatto, io personalmente l'ho fatto, l'ho usata in pista, avevo messo del bel nastro isolante incrociato qua che faceva molto, 24 ore di Le Mans, 8 ore di Suzuka sui fanali, l'ho usata in pista e mi sono molto divertito. Diciamo che questo motore aveva, e oggi si sente ancora di più, un limite, lo dicevi prima, nell'allungo, una coppia poderosa, poi però a un certo punto murava e gli altri ti andavano via, quelli con le giapponesi, le super sportive. Era un po' la caratteristica di questo 3 cilindri che la fa sentire oggi vecchia, la fa sembrare vecchia rispetto ad esempio alle altre Triumph che sono venute dopo di lei. Però in pista io mi ci sono molto divertito, mi sembrava di andare fortissimo, poi i tempi non venivano, ma questo è il mio destino di pilota, mi succede con tutte le moto, ecco. Insomma, sappiamo che Guido in pista ci va e anche bene. Il livello è sempre quello lì. Però Guido hai detto una cosa molto interessante, perché questa moto ha tantissimo carattere, ha una spinta ai medi bellissima, però è inutile nasconderlo, ha anche tanti difetti su strada. Non soltanto oggi, è ovvio, una moto di 16 anni fa, ma anche all'epoca a livello di sospensioni, di freni e di guidabilità e maneggevolezza non conquistava a livello dinamico proprio. Effettivamente no, bisognava un po' conoscerla. Cioè, secondo me questa è stata una moto che arrivava a dare dipendenza anche con i difetti che aveva. Cioè una volta che tu ti innamoravi del suono e della spinta della Speed, eri disposto a passare sopra magari al fatto che avesse questo motore enorme e pesante che la rendeva ad esempio poco agile nei cambi di direzione, o ti faceva tollerare una frenata che secondo me forse già all'epoca era sottodimensionata rispetto alle capacità della moto. Nell'uso in pista al terzo giro con l'impianto di frenante di serie arrivavi già ad avere la frenata che si allungava, e non è mai stata una frenata particolarmente modulabile o aggredibile, ecco. Sospensioni molto gnocche, motore, però il motore dà una dipendenza assoluta, il 3 cilindri è unico ancora oggi. Mi piace quello, mi piace la coppia piena che ha, diciamo, che ricorda il bicilindrico, e l'allungo che ricorda quasi il 4 cilindri. Insomma, questo bastardino qua è un gran bel motore. Io aggiungo, tornando sempre, se faccio adesso il perfettino su moto.it, vado che i consumi reali calcolati su strada non sono neanche quella una ciliegina della Speed, sono nella media, però in città arrivare ai 15 con un litro vuol dire andare veramente piano. Secondo me il motociclista quella voce lì non la mette tanto. La mette nel conto? Io sono d'accordo con te, ma se non la metto poi nei commenti sotto quindi devo... Perché? Perché i nostri lettori la sanno lunga, molto lunga, e vogliono sapere tutto. No, va bene, tu mettila. Io ti dico che non ci ho mai fatto caso, siccome non la uso tantissimo durante l'anno, le volte in cui la uso non vado al consumo. Invece Guido, adesso vedendo gli esemplari, tu come sei messo a manutenzione, visto che stamattina ti ho incrociato che andavi da Eligio? E io tendo allo zero, sono la disperazione del mio compagno di telecronaca Sanchini, che quando vede le mie moto trova sempre da ridire, perché in effetti sono molto approssimativo, cioè catena secca, catena allungata. Adesso il motore è perfetto, Sì, il motore è perfetto, però poi ci sono altri particolari, tipo queste frecce, vedi che sono nastrate con nastro isolante perché qualcuno me le ha spezzate. Facciamo live la descrizione che è il mio simpatico, i miei simpatici paraolio della Forcella che sono scoppiati, e io per poterla usare ho legato uno straccetto fissato con 2 fascette. Doveva essere una riparazione provvisoria della durata di 24 ore, il tempo di andare da Eligio, e poi in realtà me la sono tenuta per 4-5 mesi. Se non altro ho evitato che l'olio della Forcella che esce copioso andasse sul disco o sulla gomma. Ce le ho un po' di magagnette da mettere a posto. Ragazzi, ci serve il parere dell'esperto e ne approfittiamo per portare Guido da Eligio, l'esperto di Triumph a Milano. Il numero 1, direi. Ci sto. Andiamo.
Guido, finalmente siamo arrivati dall'esperto. Come per ogni prova di Youngtimer, adesso siamo dai fratelli Moro per parlare con Eligio, che è il grandissimo esperto delle Triumph in genere, in particolare della Speed, per conoscere i pregi e i difetti, ma anche per lasciare la tua moto per il tagliandone. Io so che la mia moto è in buone mani, da Eligio, il guru di Via Lattanzio, perché ogni milanese che abbia Triumph sa dove deve andare per trovare un bravo professionista con dei bravi collaboratori e una brava persona, il quale ha già addocchiato secondo me i 2 o 3 mila problemini che la mia Speed ha. La lascio in buone mani e lascerei anche te, perché prima ti avevo detto che lavorare non è tutto, sì, però un po' conta, Conta sì. Quindi devo andare un po'. Noi ringraziamo tantissimo Guido perché l'abbiamo intercettato stamattina alle 9, poi l'abbiamo tenuto tutto il giorno a parlare della Speed. Grazie Guido. Grande piacere. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Eligio, ci sentiamo per telefono. Ciao. Grazie Massimo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Guido. Ciao. Eligio, Guido Meda è stato disponibile, però giustamente deve anche lavorare. Adesso restiamo con te e andiamo a bomba sulla Speed Triple 955, una moto all'epoca non tanto apprezzata per le forme, però adesso negli annunci di Moto.it è inserzionata ma anche molto ricercata. Quali sono i punti forti di questa moto da guardare oggi se la voglio cercare e comprare usata? Sicuramente è una moto che all'epoca non aveva avuto molto successo perché era molto diversa dalla prima serie iniezione di Speed Triple, quindi col codone separato così, con 2 selle separate, non è stata molto apprezzata. Devo dire che sta acquistando in qualche modo interesse e valore anche. Punti forti di questa moto sono sicuramente particolarità a livello estetico e un motore che è assolutamente affidabile. Che percorrenza hai sentito dai tuoi clienti? Tu sei un'istituzione qua a Milano, le Speed con più chilometri che ti sono arrivate ancora funzionanti? Mi viene in mente un cliente che assolutamente maltratta tutte le moto che ha e è riuscito a fare 130.000 km con la sua motocicletta. Però. Senza particolari problemi, che insomma tutte cose legate alla manutenzione più o meno ordinaria, visto che uno non è moltissimo attento alla manutenzione, però ci ha fatto tutta questa strada. Quali sono i punti deboli della Speed del 2002? Allora, su questa motocicletta qua abbiamo avuto abbastanza problemi legati alla ricarica della batteria, quindi un po' l'impianto elettrico in generale. Forse gli inglesi sono abbastanza particolari a livello di impianto elettrico, quindi il regolatore e statore abbiamo avuto sicuramente parecchi problemi. Un altro problema che abbiamo avuto su questa motocicletta, ed è per questo che molte persone hanno cambiato la pompa del freno, la mia esatto, della spugnosità che si veniva a creare dopo un certo chilometraggio, cioè bastava utilizzarla in modo più allegro del normale che cominciava a allungarsi la frenata. Poi aggiungiamo che per quanto riguarda l'impianto elettrico, tante volte i possessori non aiutavano certo questa moto perché andavano a modificare le luci frontali, perché la moto quando viene accesa ha soltanto una delle 2 luci anabaglianti. Viene commutata da anabagliante a abbagliante, quindi i 2 fari si alternano, però effettivamente diventa un po' scarsa la luce che fa la moto. E quindi tanti cosa facevano, Eligio? Aggiungevano 2 relè, quindi rimanevano accese 2 anabaglianti e 2 abbaglianti, quindi quando uno commutava con l'interruttore. Poi un altro aspetto riguarda il cannotto di sterzo, perché la mia moto ad esempio non mi ha dato mai nessun problema a livello di giochi, però ad esempio quella di Guido ci raccontava che ex parco stampa, si vede che l'hanno impennata un po' troppo, prende gioco abbastanza facilmente. È una cosa relativa a questo esemplare o una cosa che si ripete spesso sulle Speed? Ma su questo particolare modello un po' di problemi ne abbiamo avuti effettivamente, ma era legato soltanto a una tolleranza eccessiva tra il tappo della regolazione, il tappo di chiusura della piastra di sterzo superiore, che non andava a chiudere perfettamente, quindi bastava registrarlo in modo corretto o un po' più del normale, il problema spariva. Grazie mille, grazie Eligio. Vi ricordo Eligio, Officina Triumph dai fratelli Moro, quindi Lattanzio. Vi abbiamo fatto vedere come va la moto insieme a Guido Meda con le sue impressioni, il parere dell'esperto, e adesso andiamo con l'onboard per farvi sentire il rumore della moto su una bella strada di montagna. Venite con noi. Partiamo subito a raccontarvi in questa giornata gelida della posizione di guida, perché è molto particolare. La Speed, vi ricordo che è parente stretta della sportivissima Daytona, però è una sportiva non estrema. Quindi c'è un manubrio molto largo, sembra di guidare una moto con un manubrio quasi crossistico, largo, dritto, che dà un controllo esagerato sull'avantreno, pedane abbastanza alte e
arretrate, quindi c'è tanta luce a terra per le pieghe in curva. La sella è anche abbastanza alta, l'unico limite nella guida sportiva deriva dal fatto che è piuttosto scivolosa, però il pilota è inserito molto bene. Non si può dire la stessa cosa del passeggero, che ha uno strapuntino molto alto e anche le sue pedane sono parecchio alte, quindi non è il massimo per i viaggi in due. Certo, in città è perfetta, la si può usare anche fuori città per qualche gita al lago a prendersi il gelatino, ma un viaggio in due con la Speed non lo auguro davvero a nessuno. Vi faccio vedere il contagiri qui davanti, contagiri misto come si usava nell'epoca. Vi ricordo che una delle prime fu la Yamaha R1 del 98 con contagiri analogico e il tachimetro invece digitale. Leggibilità semplicemente esagerata. Le spie di servizio sono molto poche, ci sono gli indicatori di direzione, la riserva della benzina e l'abbagliante, e tra l'altro non sono neanche molto visibili. Guardate, se accendo l'abbagliante praticamente il blu si vede a malapena. Blocchetti elettrici molto semplici e funzionali, anche perché qua non ci sono mappe o controlli da inserire o togliere. Adesso metto la seconda in questo tornante molto stretto, 1500 giri, guardate come sale di regime per poi dare il meglio dopo i 4000 e fino ai 7. La potenza massima è su vicina ai 10.000 giri, però il bello di questo motore è proprio l'erogazione ai medi, questa mano potente, sentite che rumore, che ti spinge fuori dalle curve senza bisogno di tirare il collo e di scannarla. Vi faccio sentire un'uscita in prima adesso. Rumore veramente bello del 3 cilindri di Hinckley, e il cambio è preciso negli innesti, però è piuttosto contrastato. La leva si comanda bene, però quando guidate molto veloci è piuttosto rallentata nelle sue azioni, quindi cambiate precise ma anche molto lente rispetto agli standard di oggi, proprio per via del contrasto del cambio. I comandi sono morbidi, la frizione a cavo è precisa nello stacco, mentre, un discorso a parte, meritano i freni. Il freno posteriore a me piace molto perché lo uso in curva per correggere la traiettoria e ha un intervento talmente dolce e anche poco incisivo che per questo uso si mostra perfetto. Se invece usate tanto il freno per rallentare la moto, ecco, sappiate che potreste arrivare presto a stressarlo, perché è un freno con pochissimo mordente, è perfetto per le correzioni di traiettoria ma non per le frenate. Per le frenate importanti ci si affida al doppio disco anteriore di grande diametro, che ha tanta modulabilità ma poca resistenza alla fatica, ed è per questo che trovate a sinistra la leva in alluminio mentre a destra una leva nera della Brembo, perché ho cambiato la pompa dei freni. Ne ho messa una della Brembo per proprio risolvere questo problema evidente nella guida in pista. Se provate a fare un track day con una Speed 955 di serie, dopo credo neanche 2 giri potreste trovarvi senza il freno anteriore. Adesso lasciamo i paesini, torniamo nel misto per valutare altri 2 aspetti: il motore e la ciclistica. Il motore, sentite la spinta che ha dopo i 5000 giri, vedete che i 120 cavalli ci sono, ma non sono 120 cavalli che ti strappano le mani. Soprattutto c'è l'erogazione dolce, veramente progressiva come pochissime altre moto del 3 cilindri. L'ABS purtroppo non c'è, lo sapete, una moto del 2002 non era disponibile neanche optional, è arrivato con la 1050. Cambio marcia, alta salita di regime. Qui l'asfalto è perfetto, però nelle piccole giunture si avverte subito il comportamento molto duro e secco delle sospensioni, che hanno poca escursione. La forcella ha tantissimo negativo e lavora nella parte finale della corsa. Guardate, qua c'è il ghiaccio a fondostrada, quindi ocio, esco in terza, guardate come veramente è dolcissimo. Vi dicevo, poca corsa della sospensione anteriore, che è piuttosto rigida, e rigida è anche la sospensione posteriore, quindi la Speed non è certo una moto confortevole per quanto riguarda il comportamento delle sospensioni. Aggiungo anche un altro aspetto molto importante che riguarda il telaio. Il telaio è molto stabile anche ad alta velocità, ma pecca di maneggevolezza alle andature più ridotte. Vi sarete accorti che i difetti quindi nella mitica Speed 955 del 2002 non mancano,
ma vengono compensati alla grande dal favoloso 3 cilindri che la spinge, perché il vero protagonista di questa moto è il 955 da 120 cavalli. Giro in moto fatto, siamo tornati dalle curve sopra il lago di Como con la Speed Triple 955 ed è stato un gran bel giro. Siamo tornati ovviamente dai fratelli Moro qui a Milano in via Lattanzio. E i pregi e difetti di questa moto, Andrea, visto che hai fatto un giro abbastanza lungo? Te li dico subito, Mario, guarda, i pregi è facile perché basta guardarla, è una moto che ha ancora adesso un sacco di fascino, finiture molto belle perché dopo quasi 20 anni le cromature sono ancora perfette, quindi a me piace ancora adesso la Speed vecchia. E poi c'è un motore che è davvero fantastico, non lo dico per venderla perché tanto me la voglio tenere, la sta Young Timer, ma ha tantissima spinta, quindi motore promosso con 10 lode ancora oggi. Ma vuoi sapere anche i difetti? Ovviamente. Prima cosa è un legno. Cosa vuol dire un legno? Che nel misto in curva fai veramente fatica a farla curvare perché è una moto lunga, pesante e con quote ciclistiche che non la rendono affatto svelta. Poi le sospensioni non sono un granché perché davanti c'è tantissimo negativo, la parte della forcella che lavora è la parte finale, ma anche dietro è molto rigida. E tu dirai, beh, però la frenata in compenso sarà fantastica. Neanche quella. Neanche quella, l'abbiamo detto prima con Guido, se non metti a posto la pompa del freno davanti, sì, ci puoi andare in giro, ci vai al bar, ma guidarla un po' forte nel misto o andarci in pista con l'impianto di serie non è cosa, perché la frenata va subito in affaticamento. Però il cambio va bene, Il cambio va benissimo. Il cambio, dai, adesso non esageriamo, non va male, ma non è un cambio Veloce. perfetto, veloce, bravissimo. È un cambio abbastanza preciso, però piuttosto lento. Se vuoi guidare veloce devi accompagnarlo, perché sennò diventa piuttosto duro e contrastato. Quindi questi sono i difetti un po' della moto. Porca miseria, Andrea, mi hai detto più difetti che pregi di questa moto. Sì, dici che ho sbagliato la moto della rubrica Young Timer? È una moto molto bella, però ha molti difetti rispetto ai pregi. Che poi sia una moto iper bella non le si toglie niente assolutamente. Allora ti dico perché l'abbiamo scelta per la rubrica di Moto.it. È facilissimo, l'ha detto anche Guido Meda oggi nella giornata insieme. Questa moto ha un motore 3 cilindri che è fantastico, la prendi, fai pochi chilometri e ti sei innamorato, è un motore davvero che crea dipendenza, ha una coppia, una spinta, ti sembra proprio di essere sospinto da una mano fuori dalle curve, quindi questa moto la si compra per 2 motivi. Uno, l'estetica, quel doppio faro strampalato, i cerchi a 3 razze, il forsellone monobraccio, ha tanti dettagli unici che all'epoca l'hanno resa un'icona del motociclismo. E poi il motore 3 cilindri è fantastico. Quindi, per chiudere, Mario, grazie ancora della disponibilità. Grazie a voi come sempre. E adesso invece invito tutti gli amici di Moto.it a commentare qua sotto la Speed Triple 955 del 2002 e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! GoPro arresta video.